Buongiorno, ben ritrovati, siamo ancora a Budapest, in una parte diversa dalla città, come potete ben capire dal rumore del traffico che c'è oggi. Il clima è più o meno come ieri, forse appena un po' più di foschia. Temperature siamo lì un po' sopra lo zero, solito vento, però ci sta, dai, ci si arrangia tranquillamente. I programmi per oggi sono piuttosto semplici, vedere quello che non ho visto ieri. Infatti mi sto già dirigendo alle prime destinazioni e niente, iniziamo questa giornata e vediamo dove ci porta. Devo ammetterlo, quando viaggio zaino in spalla ci sono un paio di cose che rimpiango di non poter portare con me. La prima indubbiamente è il teleobiettivo, perché portarsi dietro 3 lenti quando viaggi compatto e leggero comincia a diventare un pochino un problema, però al prossimo viaggio molto probabilmente me lo porterò dietro. La seconda è il longboard. Sembra una cosa strana, però per muoversi in città è di una praticità pazzesca. Qui sarebbe stato molto utile perché le strade sono comunque ben fatte, i marciapiedi sono agibili, insomma non è tutto di porfido come tante volte è nelle capitali europee. Volevo iniziare questa mattinata portandovi al cimitero monumentale, ma quando stavo entrando il guardiano all'ingresso ha puntato la mia telecamera balbettando qualcosa e facendomi capire che non potevo entrare, e quindi niente, peccato, perché comunque i cimiteri monumentali sono molto belli. E niente, la prima tappa è saltata, quindi ho continuato a camminare fino a raggiungere il museo di storia naturale, che è quello lì alle mie spalle. Qua c'è un parco, è tutto congelato, e quindi io continuo a camminare prima di finire congelato anch'io. Prossima destinazione? Non lo so, un altro punto di Budapest. Ieri ero laggiù da qualche parte, da qua nemmeno si vede, metterò una clip zoomata, e oggi sono già qua, sono le 10:30, ho già fatto quei 7 km circa, stando al navigatore. Quindi si comincia già a essere un attimino stanco. Però devo dire che tocca fare di nuovo i complimenti a questa Budapest, perché l'urbanistica, le strade sono veramente ben organizzate, ben tenute, anche la periferia è tutta in un costante rinnovamento e riqualificazione edilizia, ecco il termine che cercavo. È una bella città, tenuta bene, anche se la stragrande maggioranza dei palazzi sono palazzi storici, non sembra una città vecchia, anzi senti che è una città viva, moderna, vivace, con persone, cose, però mai soffocante. Questa cosa mi piace molto. Per dire una banalità, anche le auto sono, se non recenti, nuove. È difficile vedere anche auto vecchie, da noi in Italia siamo abituati a vedere il pandino vecchio scassato o cose del genere. Qua no, invece le macchine sono tutte nuove, ben tenute. Quindi sì, se state cercando quell'est Europa sgangherato da musiche balcaniche e quant'altro, beh, Budapest non fa per voi, perché è una capitale europea coi controattributi. Non so cosa io ci trovi di affascinante nei vecchi mercati coperti delle capitali europee. Saranno le architetture, sarà la varietà di prodotti tipici, non so, mi hanno sempre affascinato. Ad ogni modo, benvenuti al mercato centrale di Budapest.
Non è certo incasinato e colorato come la Bocheria, però direi che vale decisamente una visita. Al piano di sopra ci sono tutti i ristoranti e i negozietti di souvenir, quindi direi che ce n'è per ogni gusto. Io adesso torno a attraversare il Danubio e mi preparo a una lunga camminata che mi porterà alla prossima destinazione. Alla fine non sono andato sull'altra sponda del Danubio perché da quel lato era già calata l'ombra della sera e quindi sono rimasto su questa sponda dove ancora batteva il sole, e ho fatto bene perché sono rientrato un po' nelle vie, non ho continuato sulla passeggiata lungo il Danubio, semplicemente per cercare qualcosina da mangiare, perché alla fine erano già un po' di ore che ero in giro, ho già fatto un bel po' di chilometri e cercavo qualcosina da mangiare. E a un certo punto un chioschetto ha attirato la mia attenzione, perché io quel posto l'avevo già visto e non sono ancora sicuro al 100%, ma poi ci faranno sapere nei commenti nel caso. Quello mi sembrava proprio il chioschetto consigliato dal buon Giangi, e devo dire che nonostante l'unto questo langos mi sta prendendo bene, non è affatto male. Frattanto sono arrivato finalmente dopo tipo 5 km all'isola Margherita, quest'isola sul Danubio, è pieno di foglie qua per terra, scusate, quest'isola in mezzo al Danubio fra i due lati della città, che probabilmente non è il momento ideale per visitarla perché è fondamentalmente un grande giardino e stiamo in inverno, però un giretto lo facciamo, magari non la vediamo tutto perché comincia a essere veramente veramente cotto, però un giro lo facciamo anche qua. Certo che in quest'isola c'è davvero di tutto, la pista per correre, un mini zoo, parchi giochi, piscine, teatro, c'è una fontana musicale, ci sono persino le rovine di un vecchio convento, davvero di tutto. Purtroppo, data la stagione, quasi tutto è chiuso, però è comunque visitabile, comunque carina. Mi è morta la batteria a metà del discorso. Dicevo, venendo giù ho visto un Decathlon. Quindi, visto che sono abbastanza presto e sono riuscito a vedere praticamente tutto quello che volevo, direi che a questo punto faccio un salto al Decathlon e vediamo se mi riesce una cosa che, se avete prestato attenzione nel video scorso, nel video di ieri, potreste già indovinare. Quindi vediamo se riesco a fare questo numero, se no ci vediamo direttamente fra un po' in ostello. E se pensavate che il costume della Decathlon mi servisse per andare alle terme, avevate ragione. Infatti sono andato alle terme che vi ho fatto vedere nel precedente video da Budapest, di cui non pronuncerò il nome perché non ho assolutamente idea di come si scrive o si pronuncia, lo metterò da qualche parte. E sono belle, sono molto belle all'interno, un po' particolari, sono grandi e abbastanza labirintiche. E c'è tutta la piscina fuori, riscaldata. Oggi erano l'acqua una trentina di gradi, qualcosa di più forse, e fuori erano 5 gradi, quindi neanche troppo estrema la cosa, però ci voleva dopo i, penso 25-30 km che ho camminato oggi, e non ho ancora finito perché devo ancora andare a cena. Se siete a Budapest assolutamente andate alle terme, sono quelle vicino a Piazzale degli Eroi, Piazza degli Eroi, però consiglio mio, perdeteci almeno mezza giornata perché su internet tante volte scrivono che chiudono alle 22, ora non so se sia qualche trattamento particolare che chiude alle 22, ma alle 19 ci hanno sbattuto fuori e sono sempre quei 16-17 euro di entrata, però sono veramente belle, ve le consiglio assolutamente.
E per stasera direi che possiamo concludere qui. Quello che sentite è il cellulare che vibra perché finalmente funziona il wifi, quindi mi stanno arrivando tutti i messaggi. E stavo dicendo che oggi concludiamo qui, però manca ancora la giornata di domani, che in realtà non mi fermerò quasi niente a Budapest, ma guardate fino in fondo perché alla fine vi darò un'informazione che sarà utile per i prossimi video. Quindi ci vediamo domani. Buongiorno, il sole se n'è andato e sono tornate le nuvole sulla bella Budapest. Sono le mie ultime ore qui, adesso sto andando a cercare qualcosa da fare a colazione, dopo prendiamo la navetta e andiamo in aeroporto. Inizia il lungo viaggio di ritorno. Solita trafila di bus, treni, aerei, treni, bus e più chilometri a piedi di quanto avrei voluto, ma ce l'ho fatta, sono rimpatriato, sono un po' senza voce mi sa. Bene, questo viaggio a Budapest finisce qui, ovviamente sono completamente senza voce. Come dicevo, questo viaggio finisce qui, spero che vi sia piaciuto, a me la città è piaciuta molto. Sono molto contento di essere riuscito a spuntare anche Budapest dai luoghi visitati, perché, come ripeto, non me l'aspettavo e sono rimasto molto colpito in maniera positiva. Ora, avevo promesso che alla fine di questo video vi avrei lasciato una piccola chicca. Sono le 17:48 di mercoledì 29 novembre e io sono appena rientrato a casa. Non vi dico nient'altro. Tutto quello che vi dico è grazie di aver visto questi video e ci vediamo al prossimo.